Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Al momento mi trovo nella nuova Ford Focus Active, con la quale ovviamente vi porteremo a fare un giro in un test drive bello approfondito, faremo altre prove tipo il test dei consumi, vi mostreremo tutti quanti i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, ma in questo video ci focalizzeremo sul suo sistema infotainment chiamato Sync 3. Prima però di andare a vedere come funziona vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello e se vi va di dare uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram che trovate qui sullo schermo. Il Sync 3, arrivato alla terza generazione, da cui appunto la sua numerazione, consta principalmente di uno schermo touchscreen che si trova al centro della console da 8 pollici, ora vedremo come funziona e tutte le sue finestre caratteristiche, del quadrante digitale che si trova al centro tra tachimetro e contagiri dietro il volante e anche di un head-up display con varie informazioni che vi mostrerò a brevissimo. Prima però partiamo dallo schermo. Come vi ho detto, touchscreen. Come feedback, innanzitutto, è piuttosto buono, risponde subito, non perfetto ma davvero buono. Iniziamo dalla prima finestra. Innanzitutto premendo sul logo con la casetta in alto a sinistra si arriva alla home, che è quindi la pagina principale, e che è divisa in 3 sezioni più una barra inferiore. La sezione che prende la metà di sinistra consta della mappa del navigatore. Cliccandoci, come avete visto, si apre l'intera mappa, però la navigazione la vedremo a breve. In alto a destra si trova la barra con tutte quante le fonti audio, vedremo in questo momento è settato sulla radio FM, e nella metà di destra, nella parte inferiore, troviamo la connettività con lo smartphone. Al momento è connesso via Bluetooth con il mio telefono. Torniamo alla pagina principale. Dalla barra inferiore abbiamo 5 pulsanti touch, quindi 5 pulsanti virtuali con audio, telefono, navigazione, app e impostazioni. Iniziando da sinistra, scusate, con audio, troviamo quella che è stata settata nell'ultimo utilizzo, ossia la sezione con le fonti audio FM, quindi la classica radio, con tutte le stazioni preferite. Al momento siamo su Radio 1, in alto a destra possiamo andare a cercare le varie stazioni, l'elenco completo, quindi preferiti e non. Tornando indietro con la freccetta in alto qui a sinistra possiamo selezionare le frequenze, andando a digitare sul tastierino, e anche selezionare on e off le funzioni che comunicano il traffico. In alto a sinistra, fonti audio, ci sono le altre. FM, quella selezionata adesso in blu, poi abbiamo AM, la radio DAB, quindi la radio digitale, e come fonte audio il mio telefono, WeDrive Carlo, sarebbe il mio, con tutta quanta la libreria musicale presente al suo interno. Cliccando sul secondo pulsante, quello che ha la dicitura telefono, troviamo appunto la finestra completa delle funzioni di connettività con lo smartphone, più che altro però per le telefonate o per i messaggi, perché abbiamo, ad esempio, clicco una random, la finestra delle chiamate recenti. Ora non ho fatto la sincronizzazione, però è quella lì. I miei contatti, non ho attivato quindi la sincronizzazione anche per i contatti, però comparirà tutta la lista dei contatti presenti nella mia rubrica. Siri, in questo momento utilizzo un iPhone, quindi l'auto è compatibile con l'utilizzo dell'assistente Siri, e la tastiera del telefono. Digitiamo un numero 080, il prefisso di Bari, e possiamo fare le nostre telefonate. Nella parte centrale il pulsante virtuale al centro è quello proprio della navigazione. Come vi ho fatto vedere all'inizio, cliccando sul menu principale, sulla home page diciamo, nella parte sinistra si apre la stessissima finestra con una funzione di pinch to zoom. Ora sto salendo in quota virtualmente, ci troviamo vicino Polignano a Mare e vi faccio vedere la mappa. Ci si può spostare anche con un solo dito. Ora torniamo a centrarci. Possiamo scegliere varie visualizzazioni. La prima è questa, una visuale perfettamente dall'alto del veicolo. Poi abbiamo una visuale in 3D e infine, cliccando sempre qui in alto a destra, una visuale che tiene sempre il nord puntato in alto, quindi è la mappa che si sposta insieme alla freccetta che indica la macchina, in modo tale da appunto mostrarci sempre il nord in alto. Ora, non so se avete notato, ma è successa una cosa che a mio parere è un po' scomoda, soprattutto quando ci si trova alla guida. In altre auto, mi viene in mente in passato la Volkswagen Polo che abbiamo provato, c'era un sensore di prossimità che, quando la finestra in basso andava a scomparire, avvicinandoci con la mano la faceva riapparire.
Qui dobbiamo andare a cliccare sul pulsante comandi. Non è chissà quale sforzo, però si poteva fare in maniera più comoda. Da qui possiamo settare la nostra destinazione, postandoci la casa nostra oppure il luogo di lavoro o vari luoghi preferiti, oltre a tanti altri punti di interesse. Qui però tramite ricerca possiamo andare direttamente a digitarli, ad esempio ristorante. Devo dire il touch risponde perfettamente. Torniamo indietro, qui ci sono le destinazioni precedenti fatte da questo veicolo e qui c'è un menu con varie impostazioni per settare al meglio, secondo i propri gusti, il sistema di navigazione. La vista dello schermo, in questo caso siamo su mappa completa, però se clicco su info su uscita autostradale, tornando indietro ci mostrerà una finestra, se clicco su uscita autostradale ci mostrerà una finestra divisa in due, sulla sinistra la mappa, sulla destra informazioni su quale uscita prendere con gli svincoli autostradali. In questo momento non ce ne sono, quindi è andata a nascondersi automaticamente. Sempre dalla pagina del menu della navigazione abbiamo l'elenco del traffico con appunto informazioni riguardo il traffico comunicateci direttamente dal navigatore, le impostazioni della navigazione con preferenze riguardo magari la mappa, avendola in 3D o meno, o altro tipo il filo di Arianna, preferenze del percorso, ce ne sono tantissime, evito di mostrarvele tutte perché sono veramente tante e perderemo tutta la giornata, e le preferenze proprio della navigazione con tanti suggerimenti e avvisi. Come avrete potuto notare dall'audio che è cambiato, ho spento l'auto per un semplicissimo motivo, perché su un telefono ho scaricato l'app Ford Pass, che è un'app con la quale posso collegarmi direttamente tramite lo smartphone alla Focus Active, ma è un'app disponibile per diversi modelli della casa dell'Ovale Blu. Aprendo l'app possiamo notare come ci sono varie finestre e vari pulsanti. I più importanti, ovviamente in basso ci sono pulsanti che mi danno delle informazioni utili varie, ma i più importanti sono nella parte alta, perché ovviamente si può aprire e chiudere la serratura dell'auto. Ora la sto chiudendo. Pazzesco, ma quello ancora più pazzesco è questo. Ci metto un po', però ho avviato a distanza tramite lo smartphone senza toccare alcunché l'auto, il motore dell'auto. Motore avviato, premiamo più a lungo per arrestare il motore e adesso vi mostro le altre funzioni, perché ci sono delle funzioni veramente utili con quest'app. L'auto si è spenta, come per magia. Cliccando su dettagli veicolo ci sono varie informazioni utili, quindi al momento mi mostra l'autonomia, quindi 578 km data dal carburante che si trova nel serbatoio, la posizione del veicolo, utilissimo perché ragazzi io personalmente perdo sempre la macchina, dopo che la parcheggio vicino casa, non avendo un parcheggio privato non la trovo mai e questo mi tornerebbe davvero tanto utile. L'ultima delle finestre presenti nella barra inferiore del display dell'infotainment è quella delle impostazioni, con una marea di settaggi utili. Settaggi per quanto riguarda l'audio, quindi con tutte le funzioni di alti, medi, bassi, il balance e il fader, per appunto bilanciare da che punto dell'auto vogliamo che provenga il suono degli speaker. Tra l'altro quest'auto dispone di un impianto audio Bang & Olufsen da 675 watt e 10 speaker, veramente un'altissima qualità. Altre impostazioni riguardanti l'orologio, il Bluetooth, il telefono, non sto qui a elencarvele tutte, quelle della navigazione sono le stesse che abbiamo visto prima con le preferenze. Impostazioni generali riguardanti la lingua, l'unità di misura, per esempio vediamo chilometri e miglia sono disponibili. Preferenze di Apple CarPlay, una interessante che ho appena trovato, oltre anche a tutte le altre tipo gli aggiornamenti automatici e quant'altro, è la modalità Valet. Se abbiamo magari un parcheggiatore al ristorante e vogliamo che la nostra privacy sia garantita perché abbiamo la sincronizzazione dei contatti dello smartphone nel sistema dell'infotainment, possiamo mettere un PIN di 4 cifre, in questo momento non è impostato, per fare in modo che non si possa avere accesso alla nostra lista dei contatti. Adesso ho finito di mostrarvi il display centrale da 8 pollici, passiamo a vedere l'head-up display e il display che si trova dietro il volante.
Voi non potete distinguerlo perché è un vetro completamente trasparente, ma quello che sto inquadrando è l'head-up display, appunto questo schermino sul quale vengono proiettate delle informazioni, come su molte auto moderne. In questo caso sulla destra abbiamo la lettura dei segnali stradali, perché vedete lì c'è il simbolo in piccolo del limite di velocità 90 km/h, e sulla sinistra le corsie, indica appunto il sistema di mantenimento di corsia, sistema di sicurezza, e in basso 0 km/h, quindi indica il tachimetro. In questo momento ovviamente siamo fermi. Questi sono i quadranti che si trovano invece dietro il volante, sulla sinistra il contagiri, sulla destra il tachimetro e in basso gli indicatori per quanto riguarda la temperatura e il carburante. Quello che più ci interessa però in questo momento è il display digitale che si trova in alto al centro. Questo display abbastanza grande dispone di varie informazioni controllabili tramite i pulsanti sulla zona destra del volante, il pulsante OK che andando in su e in giù mi fa switchare tra le varie finestre. Torniamo a quella iniziale con il computer di bordo 2, una per andare indietro e una per andare a cliccare sulle varie impostazioni. Sono pulsanti identici a quelli che vengono mostrati virtualmente e ora ve li mostro. In questa prima finestra, non a cliccare proprio sulle varie impostazioni e settaggi, possiamo scegliere il computer di bordo 1, il 2 e resettare o anche configurare la vista. Premendo su OK torniamo alla finestra principale. Scendendo in basso abbiamo My View, un'impostazione personalizzata sulla quale possiamo settare in questo caso i consumi del carburante, oppure il computer di bordo e le funzioni audio o la guida eco o quant'altro. Con la freccetta torniamo indietro per andare a dare uno sguardo alla guida assistita. Come vi ho detto prima, quest'auto dispone del mantenimento di corsia, della lettura dei segnali stradali e quant'altro, e da qui possiamo vedere tranquillamente come il design di Ford ce li mostra. Possiamo vedere qui Bliss, che sarebbe il blind spot, ovvero il sensore dell'angolo cieco sugli specchietti retrovisori esterni, l'assistente anticollisione, il riconoscimento dei segnali stradali, il sistema di mantenimento della corsia, driver alert che appunto con un sensore segnala la stanchezza al guidatore, e l'avviso di cross traffic che sarebbe appunto un avviso che segnala che da una delle corsie davanti a noi sta per sbucare un'auto, oltre ovviamente in basso al cruise control. Tornando indietro abbiamo la navigazione, andiamo a vedere cosa possiamo settare, ovviamente destinazioni, la casa, i punti di interesse e i preferiti. In basso una finestra dedicata all'audio, al momento siamo su FM, ma possiamo settare, come vi ho mostrato dal display centrale, la DAB, la AM o il telefono. Qui c'è proprio il telefono in sé, per quanto riguarda più che altro la connettività con le chiamate. Qui le impostazioni, varie informazioni, cinture di sicurezza, auto start and stop e quant'altro, i settaggi del display, della guida assistita, le impostazioni del veicolo e My Key. Tornando qui, siamo tornati al punto di partenza, ossia il computer di bordo 2. Questo quindi era il sistema di infotainment Sync 3, terza generazione dell'infotainment in dotazione sulla nuova Ford Focus Active che stiamo provando per voi qui su WeDrive. Vi ricordo quindi di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche con il campanello per non perdervi l'upload dei nostri prossimi video, nello specifico i test drive, il test dei consumi e chissà magari anche un vlog backstage della nostra esperienza con l'auto qui in Puglia. Vi ricordo inoltre, se avete domande riguardo questo sistema o suggerimenti riguardo futuri video sugli infotainment, di farceli sapere qui sotto nei commenti, di spolliciare come se non ci fosse un domani, e niente, il video finisce qui, ci vediamo al prossimo video.